lei sei gentile, mi vuol fare dei complimenti, ma le donne sono tutte uguali, creda a me. Ma che uguali? Da queste parti non ce n'è una che valga un pelo, un dito della tua mano. Credi a me. Bentornati in soffitta e benvenuti in questa puntata che promette di essere non solo un viaggio nel tempo e nella storia delle bellissime B-movie girl del cinema italiano, ma anche un'immersione nell'anima di una donna che ha lasciato un segno nel nostro cuore. Oggi ci riuniamo per ricordare una figura iconica del cinema italiano, Daniela Giordano. Daniela è stata un esempio di talento e bellezza che ha incantato il grande schermo. È difficile crederlo, ma è già passato un anno dalla sua scomparsa, avvenuta nel dicembre del 2022. Questa data segna non solo la fine di una carriera straordinaria, ma anche il tramonto di un'era del cinema italiano che ha regalato al mondo personaggi indimenticabili. Oggi vogliamo ricordare e celebrare la sua eredità, riflettendo su come il passare del tempo ci porta via le stelle del cinema, ma ci lascia con i loro film i ricordi indelebili. L'anniversario della sua scomparsa ci offre l'opportunità di onorare la sua memoria e ci ricorda quanto sia prezioso il lascito delle icone del cinema come Daniela Giordano. Quindi tuffiamoci in un viaggio attraverso la vita e la carriera di Daniela e riflettiamo su come il tempo, pur portandoci via le persone care, ci permette di conservare il loro impatto, la loro bellezza nel nostro cuore e sullo schermo. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime, come la nostra Daniela Giordano. Sono in ritardo oggi, se il barone se puntuale sto fresca, ma come se fa, mica solo 2 braccia. Mi passa l'altra per favore. Come? Sì, ecco. Grazie. È un piacere. Daniela Giordano, nata a Palermo il 7 novembre del 1948, è stata eletta Miss Italia nel 1966, dopo aver vinto i titoli di Miss Palermo e Miss Sicilia. La sua avventura nel mondo del cinema è iniziata subito dopo la vittoria di Miss Italia. Nel 1967 Daniela ha fatto il suo debutto sul grande schermo con il film Il Barbiere di Sicilia, in compagnia di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, sotto la regia di Marcello Circiolini. La vittoria di Miss Italia le ha aperto le porte verso una carriera cinematografica eclettica, che l'ha vista protagonista di una vasta gamma di generi, tra cui horror, western e la commedia sexy italiana, che era molto popolare negli anni 70. Nonostante il successo iniziale, la sua carriera nel mondo del cinema si è gradualmente diradata nei primi anni 80. Nel film Quante volte quella notte del 1968 di Mario Bava, la Giordano ha affrontato il tema delle scene di nudo. È interessante notare che si metteva d'accordo con la regia prima di firmare il contratto per assicurarsi che le scene di nudo fossero gestite con la sensibilità e professionalità. Mario Bava è stato comprensivo e ha utilizzato inquadrature particolari e il cosiddetto cash sex, un cerotto color carne che si applica sulle parti intime per affrontare queste scene in modo delicato. Se sei un gentiluomo, mi dai la chiave e mi lasci andare via. Già, purtroppo però non sono un gentiluomo, sono un maschio selvaggio con ghiandole super sprint. Vieni qui, Miss Innocenza, che ti insegno un giochino nuovo. Come abbiamo già detto, Daniela Giordano ha spaziato su vari generi, western, noir, horror, commedia sexy italiana. Tuttavia, nonostante il suo talento, sembra che il mondo del cinema abbia in qualche modo dimenticato questa icona. Il genere western non era particolarmente legato al suo aspetto fisico, ma la sua capacità di recitare in inglese l'ha aiutata in coproduzioni internazionali, in cui poche attrici italiane dell'epoca potevano recitare fluentemente in inglese. Ma è sicuramente nel genere della commedia sexy italiana che Daniela Giordano ha lasciato il segno. Film come L'infermiera del 1975 di Nello Rossati, in cui ha interpretato un ruolo malizioso, sono esempi di come abbia contribuito a questo genere cinematografico. In una delle sue interviste Daniela menziona Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave del 1972 di Sergio Martino, in cui ha avuto un ruolo secondario ma è stata felice di lavorare con l'attore Luigi Pistilli.
Le sue parole sul cinema degli anni 70 e le sfide che ha affrontato nella sua carriera ci invitano a riflettere su quanto il settore cinematografico sia mutevole e suscettibile ai cambiamenti. Come tanti altri artisti ha dovuto adattarsi a nuove esigenze e tendenze. La sua determinazione a preservare la sua integrità professionale è un esempio di come gli attori devono spesso negoziare tra aspetti artistici ed esigenze commerciali. Vorrei conoscere anche la tua opinione. Lasciami un commento e se il video ti sta piacendo fammelo sapere con un like. Tra i film a cui Daniela Giordano ha preso parte, una menzione speciale, secondo me, merita sicuramente Le impiegate stradali, sottotitolo Button Story, di Mario Landi. Una commedia sexy che vede la professoressa prendere le difese di un gruppo di prostitute ed aiutarle a riscattarsi dalla loro situazione. Marisa, una giovane insegnante, interpretata da Femi Benussi, si trova coinvolta senza volerlo in una retata della Buoncostume e viene condotta in una stazione di polizia insieme a un gruppo di prostitute. L'ambiente e le nuove amiche occasionali le danno l'idea di creare un'organizzazione che aiuti le sfortunate donne a liberarsi dallo sfruttamento del loro traffico. Nel film, accanto a Daniela Giordano, troviamo anche le meravigliose Femi Benussi e Marisa Merlini, di cui vi ho già parlato nelle puntate precedenti. Infine, parlando del cinema degli anni 70 in Italia, la Giordano ricorda con soddisfazione la sua collaborazione con attori famosi come Jeffrey Hunter, John Ireland, Peter Lee Lawrence, Harry Beard, Brad Harris e Ralph Vallone. Questi attori le hanno insegnato l'importanza della professionalità nonostante lavorassero in film di serie B. Tuttavia la Giordano sottolinea che il lavoro nel cinema ha cominciato a diminuire gradualmente e si è entrati in una fase di crisi del settore. Nonostante il successo iniziale, Daniela Giordano si è ritirata dal cinema nei primi anni '80. Ciò è stato dovuto a diversi motivi, tra cui la crisi del cinema italiano di quel periodo che ha portato alla riduzione delle opportunità di lavoro per molti attori. Questa situazione l'ha spinta a cercare nuove direzioni e ha scelto di dedicarsi a studi sui fenomeni paranormali e ufologia. La sua vita successiva è stato un misto di scrittura, pittura e una tranquilla esistenza nella sua amata Sicilia, pur avendo sempre il cinema nel cuore. Daniela Giordano è stata una figura carismatica e talentuosa nel panorama cinematografico italiano, ma ha scelto di ritirarsi presto per affrontare nuove sfide. La sua vita è stata una testimonianza della sua versatilità e del suo spirito indomito. La notizia della scomparsa di Daniela Giordano, avvenuta il 16 dicembre del 2022, ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema italiano. La sua carriera, ricca e variegata, che ha attraversato diversi generi e momenti storici, rimarrà un prezioso contributo all'industria cinematografica. Le ceneri di Daniela Giordano, sparse in mare, sembrano simboleggiare la sua libertà, la sua connessione con l'infinito orizzonte dell'arte cinematografica. La sua eredità sarà per sempre del patrimonio culturale italiano e internazionale. In questo podcast abbiamo esplorato la sua filmografia e le sue riflessioni personali sulla sua carriera, rendendo omaggio a una donna che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema. La sua passione, la sua professionalità, la sua dedizione al suo mestiere continueranno a ispirare generazioni di attori e appassionati di cinema. Con questo concludiamo il nostro viaggio attraverso la vita e la carriera di Daniela Giordano, ricordando con affetto il suo contributo al mondo del cinema e augurandole pace nell'eternità del mare che ora la circonda. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.